Risponda. Risponda o non risponda? Tanto dal telefono non è bravo nessuno. Rispondi. Vai. Pronto? Ridateci quell'occhio nostro. L'ho buttato giù. No, raga, ma voi siete matti. Ma no, quale no. minacce? Le minacce adesso? Guarda che io ho capito perfettamente, Dateci quello che è nostro. Era una minaccia. Cosa ti dobbiamo ridare, Bravo, ma cosa ti Però dobbiamo vedi- fare? Ma perché me lo... Cioè, me l'hanno già detto. Raga, No, secondo io me ho non capito. sono quelli della confraternita. Non possono essere quelli della confraternita. Perché? Ma perché poi dai, lui va a sta riunione, chiamiamola come cavolo vuoi. Gli danno appuntamento fra 3 giorni. Perché dovrebbero chiamare e dire ridateci quello che è nostro? Perché devono minacciarti? Si sono visti mezz'ora fa, dai! Non ha senso chiamare per minacciare. Non sono gli stessi, Ha ragione. raga. Non sono gli stessi. Quanta gente sta cercando questa roba? Ma che roba! E soprattutto che cos'è? Gian, ci vogliono incastrare. Ma chi? Ma perché? Allora, io non lo so. scusa. Davide, Ci minacciano. un attimo un Lo sai che flash. se ci danno la colpa ci arrestano qua in questo paese e buttano la chiave. Se stanno tutti quanti cercando qualcosa e hanno bisogno di trovare un colpevole della scomparsa di questo cacchio di oggetto che non sappiamo cosa sia, e il colpevole non esiste, cosa si fa? Un capro espiatorio. Che siamo? E Noi? noi chi siamo? E farci scomparire penso che non sarà così difficile. Magari era tutta una trappola. Per farti venire qua, per farci venire qua. E per poi ingabbiarci. No, io sto mettendo sul piatto tutto. Se fosse tutta una trappola noi ci stiamo cadendo con tutti e due i piedi. Mal di testa, ti giuro, non sto bene. Dobbiamo parlare. Con la sorella. Sì, Domani. dobbiamo parlare con lei. Per quanto mi riguarda, io non so voi, per me, io adesso vedo ovunque gente, ovunque. Chiudiamo le porte. Sì, chiude le porte, per carità, cioè, trattivi. Ma prima di far sparire noi, devono trovare quella cosa. E se fossimo noi i prossimi a scomparire? Ok, raga, ci siamo? Ci siamo. Siete pronti? Stiamo per incontrare la sorella Sì, di Tamir. un po' sono agitato, Sì, però anche io. so che la regola è far finta di niente, Ok, almeno però- all'inizio. addormentato perché è giusto le 10:30 di mattina, onestamente volevo dormire. Però sarà l'unico orario di sta povera Cristo, la pareva stava qua. Infatti. E mi raccomando, cerchiamo di fare i turisti all'inizio, Sì. almeno non diamo Sì, nell'occhio, assolutamente. Sì, è non ci vero. piglia subito in antipatia, che poi dobbiamo cercare di prendere più informazioni possibili. Sì, No, magari guarda che è interessante veramente. No, ma sicuramente è sicuro. interessante. E sicuramente, però, ecco, non... Gian, tu guarderai la mostra o guarderai Se la gente TikTok? se la gente smette di mandare i messaggi guarderò anche la mostra. Ah, Ma ok. c'è Alice che continua a chiedermi com'è che va, com'è che non va. Alice? Ah, ok. Ah, ok. Ok, beh, digli che è tutto bene. Tutto bene. Sì. Amo tutto quanto ok, la casa è stupenda, bellissima, vai tranquilla, grazie ancora tantissimo per averle trovate. Adesso siamo al Museo del Cairo, le nostre ricerche vanno avanti, se ci sono novità vi aggiorneremo, grazie, un bacio. Lei è poverina. Lei è super carina, mi ha trovato tutto quanto, Sì. però Sì. bella pesa, continua a farmi domande. Quindi? Quindi voglio andare a vedere tutta il Bene. campo. Qualcosa o no? Aspettiamo un po'. No, aspetta, cosa vuoi andare a gamba tesa? Io con Ciao, sei la sorella di Tamir. Un attimo. dell'Ibuka ottomania. Cosa significa? Io Muhammad Ali quando tu mi fai fare? Sì, posso? Lì sai, mi vergogno un po'. Sei brava per... Spieghi molto Sì, molto infatti. bene. Grazie. È vero. Mariette, questo un archeologo francese, quando lui è arrivato qui, lui ha trovato che l'epoca faraonica più valore, più ricca dell'epoca copta. E quando lui è tornato in Francia con contenere, diciamo, di monumenti egiziani, ha sentito in colpa. Ed è proprio lì la sua tomba? Questa? Questa? Sì.
la tomba di questo archeologo francese. Quando vediamo che il museo ci insomma la bella costruzione, vediamo qui sulla faccia. Antromena, sì, di fare donne italiana, romena, greca. Cosa significa? Che anche in ci sono tanti architetti che stanno collaborando insieme per finire questo museo dopo 17 anni della costruzione. È gigantesco. È enorme. Enorme. No, io aspetterei un po'. Sono d'accordo Raga, già. dai, subito così. Siamo qua per questo? Siamo qua per questo. Ma anche perché non è che hai da dirgli hai vinto la lotteria. Forse non ti rendi conto di che cosa hai da dirgli. Sì, però quello che penso, più tardi glielo diciamo, più sarà strano. Cioè, dopo 2 ore gli diremo, hey, hello, sappiamo tutto. No, però magari prima, se scopriamo qualcosa che lei è una guida, quindi sa tante cose. Ah, è brava, ha ragione. Cioè, Ha ragione. aspettiamo il momento. Sì. Per favore, potete di capire questa spiegazione è molto importante. C'è Champollion, uno dei viaggiatori che sono arrivati con Napoleone, lui ha trovato una rosetta, una pietra, si chiama la pietra di Rosetta. Quando lui ha trovato la maggior parte delle statue egiziane avevano questo tipo di cartino. Questo cartino quasi sapeva 7 lettere. Un traduttore proprio. Esatto. Ho capito. Hai visto il cartiglio che ha addosso? Sì. Che bella collana che ha. Tra l'altro una delle lettere che ha addosso è una piuma. Ecco, la collana per te. No, non mi rappresenterebbe proprio. Una di quelle lettere ha forma di piuma. Wow, guarda che roba. Qualche volte fatto del granito come questo, qualche volte di legno, qualche volte di calcare, del granito, delle sabbie, ma dipende quando lui ha la capacità di pagare, cioè di una pietra così forte. Vicino alla seconda piramide di Gizeh, dentro il cartino. Siamo molto fortunati di trovare la costruzione di complessi delle statue di Meccerino, figlio di Schifre. Il nome del faraone iscritto col cartilio guarda qui come diciamo una benedenza, diciamo che vive alla fine eterna. Raga, è incredibile Vincenzo. Perché una cosa del genere non ti aspetteresti mai di vedere. No. Esatto. Qualcuno tra 3000 anni potrebbe trovare, che ne so, Nostri resti. Una pochette di zagato. una pochette di zagato, ma cosa vuoi che trovino? No. Questi qua hanno proprio lasciato un segno. Devi farti fare una statua, io l'ho detto. Raga, mi piacerebbe fare una statua, una bella roba Eh sì. sempliciotta così. Sì. Marmo bianco di Carrara. Voilà. Wow. Abbiamo qui una bilancia, la biome, il simbolo della giustizia e il cuore del disegno. La dea Maat. Maat, bravo. Maat. Dea della, sì, Maat, dea della giustizia. La dea Maat. La dea della giustizia. I tesori del faraone Tutankhamon. Ecco i Kenobi. Secondo piano
la galleria dedicata ai tesori di Tutankhamon. Ecco qui il trono di questo faraone, questo fatto di legno coperto di oro. Ok. Cosa significa questo? Che sono i nemici dell'Egitto, quando così il faraone si vede sul trono dell'Egitto, cosa sapete? Fantastico. Il significato qui che tutti i nostri nemici sotto piedi. Puoi sapere una chicca? Dimmi. Lì c'erano tutte delle bacchette dritte, vedi che sono rotte. Immaginati che c'erano tutte delle bacchette dritte. Erano d'oro? No, erano di legno. Tutankhamon era talmente piccolo, hanno capito questo, perché erano tutte spaccate? Perché lui sedendosi ciondolava con i talloni e aveva spaccato le bacchette davanti. Quindi per buon costume gliele hanno tolte tutte. Assurdo. Cosa significa questi? Quando facciamo la mummificazione, facciamo gli organi, si proteggono qui. I canopi. I canopi, bravo. Canopi, vasi canopi. I vasi canopi, bravo. Cioè lì dentro ci sono... Lì dentro ci sono gli organi di Tutankhamon. Vedrete come tutti i faraoni devono essere così. Cosa significa? Che quando fanno la mia tomba, il mio corpo mummificato, e io addosso così un bel vestito coperto di tutti questi tesori d'oro, anche come per esempio guanti, collane, la maschera per proteggere la mia faccia. Cioè, hai capito? Oro puro. Avrà anche un bel valore. È un faraone sconosciuto. Allora, il sacerdote, quando lui ha messo la mummia di Tutankhamon, non è scritto il nome di Tutankhamon sulla mappa segreta nella Valle dei Re. Non è scritto dov'è la tomba di Tutankhamon. E dopo la decaduta della XVIII dinastia, quella di Tutankhamon, tutte le tombe sono state saccheggiate. Solo la tomba di Tutankhamon non c'era sulla mappa. E guarda, un po' caotica, la tomba significa che il faraone è morto così velocemente, con tutte queste robe, in veloce. Ecco qui la mia idea della matriosca. Quando Papa ha trovato 7 sarcofagi, uno dentro l'altro. C'erano anche le cosmetic box. Esatto. È la prima volta che le vedo. Ma cosa contenevano? Sì, anche Faraone è truccato, sì, durante la sua vita è truccato, ok. sì, gli occhi così truccato, sì. Quindi i trucchi. C'è scritto anche ointments, che vuol dire tipo oli idratanti. Esatto, oli essenziali. Sì. Esatto. Chissà se c'erano ancora quando li hanno scoperti da usarli. Boh, non lo so. Ok, ora vediamo una bella cosa. Adesso l'abbiamo tirata per le lunghe, bellissima, un museo, Tutankhamon, stupendo, meraviglioso. Glielo chiediamo o no? Io sono più imbarazzato di voi, vi dico la verità. Perché non è una cosa facile, io continuo a dirlo. Però nel momento in cui gli dici, cioè se la prendi così di soppiatto e le dici so chi sei, so che tuo fratello è scomparso, deve rispondere lì poi. No, ma fino a chiedergli se la sorella di Tamir mi potrebbe anche stare bene. E nel momento in cui dovremmo dirgli lo step successivo che mi preoccupa un po'. Ma non ci basta. Cioè, E se non lo sa? Ma secondo me non lo sa. Secondo me fisicamente non lo sa. Cioè praticamente come dire a una persona che un suo familiare non c'è È più. come venissero da te a dirti adesso che tua sorella è sparita. Ma io preferirei che qualcuno le dicesse no che sta con me 2 ore dopo che fa. Sai un'altra roba? So pure che tuo fratello è scomparso. No, c'è anche la pista di non dire niente, però siamo arrivati qua per quello. Siamo arrivati proprio questo. Vabbè, Possiamo avvicinarci a dirla? sì. Tutti questi sarcofagi del faraone. Quando fanno in che senso la festa? Perché devi mostrare tutti questi mobili e tutti questi tesori, di fare la cerimonia dell'ex faraone. Così si vede quando fanno questa festa che mamma che lui è bravo, ha fatto tutti questi mobili, questo mio dovere come un faraone. Allora senti, adesso siamo nel bar. Sì. Tra poco la saluteremo. Non è che posso tanto dire. Poi lo diremo adesso.
Oh my God. Però, che palle, madonna, ma tipo Paolo non gli dice niente, Debbie non gli dice niente, tu non gli dici niente. Gian, prendi coraggio, visto che tu fagli vedere che tu so che prendi coraggio, dobbiamo chiedere inizio in calza di discussione, perché sennò o adesso o poi O adesso non è più. Vabbè, senti. Avete già ordinato? Sì, abbiamo già ordinato. Ok. Lei abbiamo ascoltato anche perché ha poco tempo. È in perché pausa deve adesso. ricominciare. Ok. Ma Naima, posso chiederti una cosa? Tu hai un fratello che si chiama Tamir? Perché io vengo da Milano e Tamir prima lavorava a Milano dentro una profumeria, io andavo sempre da lui come cliente. L'ultima volta che sono stato mi hanno detto che lui è scomparso. E quello che ti volevo chiedere è se tipo sai che è scomparso. So che può essere strano come cosa, ma hai mai visto questa... È un invito a una festa per Tamir. Non hai mai visto questa cosa qua? Era un invito per il Cairo, io sono venuto al Cairo perché lui mi ha lasciato questa cosa qua. Ma voi non avete un rapporto di fratellanza, quindi non vi sentite più? Tanto tempo. Come? Non lo vedo tanto tempo fa. Ho detto un'altra strana. Non lo so. E non vi sentite più? L'ho visto solo tanto tempo fa. Non mai i genitori più. Non avete più I genitori? genitori. Ah, ho capito, ok. Ah, ho capito, hanno preso strade diverse Sì. e quindi non si vedono più da tanto tempo. Magari sai cosa possiamo fare? Le possiamo lasciare. Hai per caso? Sì. Magari ti lasciamo un biglietto della Questo qua è profumeria. la visita della profumeria. Se vuoi avere notizie magari di tuo fratello, sapere qualcosa. Nel almeno- caso lo puoi chiamare, la profumeria c'è Alice, che è una ragazza che lavora lì dentro, è una mia amica, e puoi chiedere a lei se ha qualche notizia di lui. Speriamo. Ok. 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 Comunque mi dispiace se magari ti ho messo un po' a disagio con queste domande, però era una brava persona secondo me, e per quel poco che l'ho conosciuto mi dispiace il fatto che sia scomparso. No, infatti, però vedi, abbiamo preso coraggio, è andata bene, è stata... Insomma è andata bene. Allora, È andata bene, Paolo, non ma- abbiamo saputo niente. Io Come anzi. se gli avessi detto, mi pare di aver saputo che il tuo sostituto non è venuto bene. Bravo. Non gliene sbatteva niente, raga. E sta Lo so, cosa è lo so, strana. lo so, faceva strano. Era Secondo me strano. Cosa? Nasconde qualcosa? non ci ha detto la verità. No, ma non lo so. O non poteva? Mi dà anche l'idea di qualcuno che magari è un po' restio e quindi dice aspetta che magari prova a chiamare. Alla fine gli ho dato il biglietto da visita, magari non so, lei chiama in profumeria, vuole sapere, no? Non lo so, io Guarda che il ci ha preso fatto- seriamente, secondo me. Il fatto è la sua reazione che era un po' E strana. quella mi fa strano. quello. Ma devo pensare perché. Cioè, Debbie, io ti dico, è scomparso tuo fratello. Ma la prima Sì, reazione reagisci così? No, mi dici, ma scusa, sei pazzo? Nota bene anche cosa ti ha detto. Quando tu le hai chiesto se conosceva Tamir, lei ti ha chiesto perché. Perché? Perché? Però non mi ha detto sì. Perché? Perché? Subito perché te l'ha È detto? strano, tu mi dici. Difensiva. Sì, è vero, bravo. Raga, perché Perché? non aspettiamo che finisce di lavorare e guardiamo cosa fa? È vero. Ma ancora chiude qua perché non è che possiamo stare tutto il giorno così. No, più che altro che ora finisce lei. Scusa, andiamo un attimo a chiedere. Quando Scusa, perché finisce? non vai a chiedere all'ingresso lì? Infatti, io vado a chiedere. Sì. Dice abbiamo prenotato con Naima. Sì. Dai, va, speriamo. Sì, davvero. Raga, Poi alle 5 stacca. alle 5. Alle 5 Stacca, stacca. stacca alle 5 Sì. e ci ha detto oh, volete prenotare ancora con lei? Ma che sono 4 ore. Sono 4 ore. Sono quattro Sono 4 ore. Solo che voglio capire poi alle 5 cosa che facciamo con sta tizia. La La spiamo, la Voglio pediniamo. vedere cosa fa. Ma degli Esatto, stalker. Ma Gian, dipende come leggi questa cosa. Come degli stalker. Vabbè, allora saremo degli stalker, ma a fin di bene. Aspettiamo qui o ce ne andiamo via? Scegliamo o una o l'altra.